Sono Barbara De Rigo e sono direttore marketing e responsabile della comunicazione corporate della De Rigo Vision, che è appunto l'azienda di famiglia. La nostra avventura, diciamo meglio quella dei miei genitori e della mia famiglia, nasce nel 1978 quando mio padre e il fratello decidono un po' anche per caso di entrare in questo settore. Un parente che lavorava negli occhiali, quindi un fratello in realtà di mia mamma che lavorava negli occhiali, ha chiesto un supporto, un finanziamento, quindi un supporto economico per mandare avanti questa azienda, e quindi sono entrati inizialmente come finanziatori. In un secondo momento poi la passione ha travolto il destino di famiglia e quindi si sono dedicati sia mio padre che mia madre totalmente all'industria dell'occhiale. Inizia questa avventura e le risorse arrivano da un altro settore, che è appunto quello dell'edilizia, dove avevano iniziato sempre mio padre e mio zio proprio da zero, quindi sfruttando questo momento magico delle Olimpiadi di Cortina, dove c'era un'esplosione a livello proprio edilizio, e quindi hanno iniziato ad avere questa impresa, l'impresa De Rigo appunto, che è diventata una grossa impresa e che quindi ha dato modo poi di fare ulteriori investimenti. Nell'occhialeria si parte nel 78 e l'azienda era una piccola azienda in Cadore inizialmente, era una piccola villetta dove si trovavano circa una quindicina di persone, tra cui appunto anche i miei genitori, e sono partiti da lì lavorando come terzisti, quindi per conto terzi, producendo occhiali per altre aziende o anche ottici che avevano una certa struttura e che proponevano un prodotto ad hoc. Passa qualche anno e nell'83 succede un po' quello che per noi è un po' il miracolo, nel senso che c'è questa grossa intuizione, perché credo che l'imprenditore prima di tutto sia una persona che ha intuizione, che è capace anche di vedere un po' oltre, quindi questa intuizione, e si passa dal terzismo al creare un brand di proprietà. Quindi nell'83 nasce Police, che è il primo marchio nostro aziendale, sia in termini diciamo di nascita, ma anche di presenza e di fatturato a livello mondiale, e quindi viene lanciato sul mercato Police, che è prima di tutto un occhiale da sole, quindi ispirandosi appunto alla polizia americana eccetera, si parte con l'occhiale da sole, e anche questa è una grossa novità sul mercato, perché diciamo che i brand principali che lavoravano a quel tempo nel mercato dell'ottica erano principalmente occhiali da vista, quindi è un po' una rivoluzione. Nello stesso anno, sempre perché la magia era forte, abbiamo fatto una grossa acquisizione, abbiamo acquisito il brand che era un po' nell'immaginario dei giovani del tempo, era il brand con la B maiuscola, e quindi abbiamo acquisito questa azienda, la Lozza, la grande Lozza, che ci ha portato tanta esperienza, tanta storia e tanta conoscenza, proprio anche diciamo sia per le risorse umane che comunque abbiamo preso assieme all'azienda, quindi l'azienda nel suo complesso con tutta la parte produttiva eccetera, ma anche per dire gli archivi della Lozza sono sempre di ispirazione ancora oggi, ma da sempre importantissimi anche per la storia appunto che ci raccontano. 2 anni dopo, intravedendo ancora spazio nel mercato, è stato creato invece ex novo un altro brand che si chiama Sting. Sting, che nasce dalla mia passione personale, che al tempo ero molto giovane, per il cantante appunto, e quindi nasce questo secondo brand aziendale. Quindi andiamo a coprire anche un po' tutte le fasce del mercato utilizzando questi brand diversi: Sting per la fascia molto più giovane, un Police per la fascia diciamo intermedia e un Lozza che è un classico per tutti e per sempre, però un occhiale molto più sobrio, molto più classico. Ora siamo una
azienda grande, ci attestiamo tra le 5 principali aziende italiane con sede in Italia. In realtà italiane ormai siamo davvero in pochi, nel senso che anche le nostre grandi concorrenti sono state acquisite o comunque si sono fuse con grandi gruppi stranieri. Siamo un'azienda che fattura circa 430 milioni di euro e che comprende sia una parte di wholesale, quindi di produzione e distribuzione, sia una parte di retail, quindi siamo una società anche integrata, una retail che però non abbiamo volutamente nel mercato italiano. E abbiamo acquisito negli anni prima una catena inglese storica, la catena storica della Casa Reale inglese, che si chiamava Dolan & Aitchison, che poi successivamente abbiamo fuso con Boots Opticians, che Boots è la più grande catena inglese nella farmacia e ha una divisione anche legata al prodotto ottico. E poi successivamente abbiamo invece fatto un'altra acquisizione molto importante nella penisola iberica, quindi sia per Spagna che per Portogallo, che la catena si chiama General Optica in Spagna e Mais Optica in Portogallo. Anche qui circa con 250 punti vendita. E l'ultima nata è una catena invece in Turchia, nel mercato turco, che si chiama Opmar, che è la più piccolina, la neonata, e in un mercato anche un po' più particolare, più difficile rispetto ai mercati dove forse noi abbiamo anche più esperienza, che sono i classici mercati europei. Quindi abbiamo circa 1 migliaio di punti vendita anche in Europa, considerando queste diverse aree.